In questa occasione mi occupo di mostrare perché avere una mentalità scientifica dovrebbe portarci in modo del tutto naturale a concludere che l'anima esiste, ma per prima cosa cercherò di spiegare cosa significhi avere una mentalità scientifica. Avere una mentalità scientifica non significa essere laureati in fisica o in qualunque altra facoltà scientifica e non significa neppure conoscere a menadito le principali teorie scientifiche che oggi impieghiamo per spiegare il mondo, ma significa invece avere un ben preciso approccio nel momento in cui dobbiamo dare una qualche spiegazione a un dato fenomeno naturale che abbiamo riscontrato nel mondo. Più specifico, avere una mentalità scientifica significa osservare la natura alla ricerca di quei fenomeni naturali che si verificano sempre in un certo modo, per i quali dunque possiamo dire che se si verificano sempre in quel modo non è per caso, ma deve esserci una causa che lo determina e noi dobbiamo cercare di capire cosa sia questa causa e per cercare di capirlo dobbiamo tornare di nuovo a osservare la natura cercando di vedere come quella causa opera quando si verifica il fenomeno naturale che vogliamo spiegare, in modo da costruire un modello che replichi quel modo di operare e che ci consenta dunque di dare una spiegazione a quel fenomeno naturale. A quel punto dovremo di nuovo tornare a osservare la natura per vedere se quel fenomeno naturale risulta sempre spiegato dal nostro modello, che dunque rimarrà valido fintanto che sarà in grado di assolvere a questo scopo. In estrema sintesi, avere una mentalità scientifica significa avere il proprio focus sempre sull'osservazione della natura, perché l'osservazione della natura è l'origine e la destinazione di ogni nostra spiegazione. Questo modo di spiegare il mondo non deve però essere limitato al solo ambito scientifico, ma va esteso anche alla filosofia. Con ciò intendo riferirmi proprio alla filosofia scientifica che io stesso ho introdotto e sviluppato, la quale introietta al proprio interno proprio la suddetta metodologia, permettendoci di dire che se la scienza dà una spiegazione ai fenomeni naturali che valgono in terza persona, allora la filosofia dà una spiegazione ai fenomeni naturali che valgono invece in prima persona. Se infatti ci pensiamo bene, i fenomeni naturali che valgono in prima persona sono un'espressione della natura tanto quanto i fenomeni naturali che avvengono in terza persona, e se dunque vi è un metodo che ha dato grande successo nello spiegare i fenomeni naturali che valgono in terza persona, non vi è alcun motivo per pensare che lo stesso metodo non possa risultare altrettanto efficace per dare una spiegazione ai fenomeni naturali che valgono invece in prima persona. Vediamo ora come questo metodo di conoscenza possa essere impiegato nell'ambito della filosofia, e per farlo vi servirò di un esempio, e come esempio prenderò quello costituito dal darsi del nostro essere, che in effetti è un fenomeno naturale che appartiene alle nostre esperienze in prima persona, perché le nostre esperienze in prima persona sono innanzitutto l'esperienza di esserci. Quello che dobbiamo fare adesso è cercare delle regolarità che valgono a livello del darsi del nostro essere, sempre rimanendo all'interno delle nostre esperienze in prima persona. In effetti delle regolarità ci sono e sono costituite dal fatto che il darsi del nostro essere si manifesta spazialmente all'interno del nostro corpo, nel senso che la percezione che abbiamo di esserci è una percezione collocata spazialmente, e proprio perché è collocata spazialmente siamo consapevoli dell'estensione del nostro corpo. Un esempio lo abbiamo quando sperimentiamo della pressione a livello del nostro piede, perché il nostro piede sta indossando una scarpa. Infatti, in un caso del genere, è proprio a livello del nostro piede che sentiamo l'esserci di quella pressione. Una volta compreso che il darsi del nostro essere manifesta delle regolarità, noi quelle regolarità dobbiamo spiegarle, e per farlo dobbiamo tornare a osservare la nostra esperienza in prima persona alla ricerca delle modalità con cui il darsi del nostro essere si trova a operare, perché solo individuando quelle modalità potremo costruire un modello che, rispecchiandole, sarà in grado di darci una spiegazione di cosa sia il darsi del nostro essere. Un modo con cui il darsi del nostro essere opera all'interno delle nostre esperienze in prima persona è dato dal fatto che ci sono alcune condizioni in cui viene a trovarsi il nostro corpo, in corrispondenza delle quali il darsi del nostro essere smette di essere collocato spazialmente. Un esempio lo abbiamo quando ci si addormenta una gamba, perché in quel momento la percezione della pressione che si manifesta a livello del nostro piede, per via del fatto che stiamo indossando una scarpa, smette di manifestarsi. In quel momento, infatti,
è l'intero arto che non sentiamo più appartenerci. Non si tratta solo del fatto che non riusciamo più a muovere quella gamba, ma del fatto che proprio non sentiamo più di esserci là dentro. Un altro modo con cui il darsi del nostro essere opera all'interno delle nostre esperienze in prima persona è dato dal fatto che, benché esso sia collocato spazialmente in tutte le posizioni del nostro corpo e nello stesso momento, si dà comunque come un'unica esperienza complessiva che stiamo facendo. Un esempio in proposito è dato ancora una volta dalla percezione della pressione che si manifesta a livello del nostro piede per via del fatto che stiamo indossando una scarpa. Infatti, la percezione di quell'esserci non si manifesta in modo isolato, ma assieme a tutte le altre percezioni dell'esserci che in quel momento stiamo esperiendo e che contraddistinguono l'esperienza che stiamo facendo come un unico individuo. In questi termini, se in quel momento stiamo sperimentando l'esserci in alcuni precisi pensieri, l'esserci in alcune precise immagini e via discorrendo, non abbiamo in tutti quegli esserci qualcosa di separato, ma soltanto percezioni che si integrano l'una con l'altra per dare un'unica esperienza complessiva. Quello che dobbiamo fare adesso è costruire un modello del darsi del nostro essere che rispetti i modi con cui esso è stato da noi visto operare all'interno delle nostre esperienze in prima persona, e questo ci porta direttamente a delineare l'anima, ossia una sorta di energia che, pur rimanendo compatta, è in grado di diramarsi lungo il nostro sistema nervoso, facendoci conoscere tutto ciò che sta avvenendo al suo interno e la posizione in corrispondenza della quale sta avvenendo. In questi termini, il fatto che il nostro esserci possa manifestarsi a livello del nostro piede, quando ad esempio stiamo indossando una scarpa, e poi quello stesso esserci possa scomparire completamente quando ci si addormenta la gamba, starebbe proprio a indicare che il nostro esserci non è qualcosa che staziona staticamente all'interno del nostro sistema nervoso, ma sia proprio una sorta di energia in grado di diramarsi al suo interno laddove le condizioni glielo consentano. Inoltre, il fatto che il nostro esserci si manifesta in tutte le posizioni del nostro corpo e nello stesso momento starebbe proprio a indicare che quell'energia che si dirama all'interno del nostro sistema nervoso e che è responsabile proprio del suddetto esserci sia un'unica energia e quindi sia un'energia compatta che permette a tutti quegli esserci di costituirsi come un'unica esperienza complessiva. In conclusione, abbiamo visto come, estendendo il metodo di conoscenza che è tipico della scienza alla filosofia, siamo in grado di aumentare notevolmente tutte le spiegazioni che siamo in grado di dare del mondo e in particolare possiamo arrivare a dire che esiste la nostra anima. E se una simile affermazione può sembrare azzardata è solo perché la mentalità scientifica non sia ancora sufficientemente diffusa in ambito filosofico. Detto questo, penso di aver affrontato adeguatamente il tema di questo video, vi ringrazio di avermi seguito fin qui, vi do appuntamento ai prossimi video, ciao a tutti!